Ho da poco compiuto 50 anni e non sono mai stato una persona che fa bilanci o che guarda indietro o che fa i bilanci della vita. Però in questo periodo, forse anche per l'età, sto pensando a quanto sia importante l'epoca in cui una persona vive, quanto succedono delle cose epocali, dei periodi storici che forse vengono ricordati e verranno ricordati perché sono particolari e innescano dei meccanismi che sono ricordati poi per sempre come dei momenti importanti. Pensate per esempio alle donne che hanno votato per la prima volta quando è stato concesso il diritto di voto alle donne. Pensate far parte di quel momento storico. O in Sudafrica quando Mandela finalmente ha vinto la rivoluzione sociale e culturale e ha invertito in maniera non bellicosa ma pacifica il corso delle cose. Pensate chi ha vissuto quei momenti, pensate chi ha vissuto nella rivoluzione industriale, improvvisamente si è passati da un modo di produzione agricolo a uno improvvisamente diverso e si è fatto parte di quella storia. Purtroppo c'è anche chi ha vissuto le guerre, mia nonna ne ha vissute 2 di guerre. È importante l'epoca in cui si vive. Ecco, io sento che questa è un'epoca in cui sta avvenendo una rivoluzione forse più silenziosa ma molto forte, che è quella dello sviluppo sostenibile della green economy. E penso anche di essere particolarmente fortunato, e secondo me lo siete anche voi, ma vi dico dopo perché. Ora, perché questa rivoluzione dello sviluppo sostenibile accade? È vero che è una rivoluzione o una mia idea, un mio sogno? Per capirlo, vediamo insieme che cos'è una rivoluzione. Quando è che possiamo dire che siamo nel mezzo di una rivoluzione? Secondo me un modo per definire una rivoluzione è quello per cui in un determinato momento alcune cose che sembravano impossibili sembrano improvvisamente normali. Guardate ad esempio queste immagini, guardate ad esempio questa classe di liceo del 1966, guardate come sono vestiti, la lunghezza dei capelli, il sorriso, lo sguardo, la lunghezza delle gonne dei vestiti delle ragazze, e guardate questa classe del 1969, 3 anni dopo, niente. È cambiato tutto, la lunghezza dei capelli, guardate come ridono, guardate come si vestono le ragazze, guardate come si pongono rispetto alla vita. E se non siamo ancora convinti, guardate una band musicale del 66 e una band musicale del 69, poi erano tutte così 3 anni dopo le band musicali. In soli 3 anni è cambiato tutto. Perché? Perché senza dubbio il 1968 è stata una vera rivoluzione. Ora vediamo se questa dell'economia è vera. Allora io ho preso le copertine dell'Economist, la rivista più importante del mondo dell'economia e della finanza mondiale, con un focus europeo ma mondiale, e guardate quali erano le copertine degli anni 90. Rischio finanziario, privatizzazione, valore delle azioni e degli azionisti. Guardate nel 2000 la stessa rivista con lo stesso target e la stessa proprietà, che cosa pubblica in copertina? I polmoni del mondo, le foreste e come salvarle, la felicità e come misurarla, fermiamo i cambiamenti climatici. L'Economist non è la rivista di Greenpeace o del WWF. Quindi questa rivoluzione sta accadendo perché improvvisamente, e nessuno l'avrebbe pensato, l'economia e le imprese e adesso anche la finanza stanno dalla parte dei rivoluzionari e non dalla parte della resistenza. Questo è molto importante e questo ci dice che siamo in un momento di rivoluzione particolare, che è quella della green economy e dello sviluppo sostenibile. Ma qual è questa rivoluzione? Questa rivoluzione nasce dal fatto che improvvisamente l'economia ha avuto bisogno di avere sempre un'altra parola vicino. Vi ricordate? Si comincia a parlare da 20 anni di new economy, soft economy, blue economy, green economy, e l'economy ha sempre avuto bisogno di un aggettivo, perché vuol dire che l'economy da sola non funzionava più. Perché il centro della rivoluzione è quello per cui l'economia ha scoperto che c'è bisogno di un nuovo rapporto con il pianeta, di un nuovo rapporto con l'ambiente in cui viviamo. E allora la ricerca continua di aggettivi da aggiungere semplicemente perché non funziona più. È come se un'automobile dovessimo chiamarla pseudo automobile o automobile del futuro, ma mai automobile normale, perché non c'è più.
l'automobile normale. Ecco, siamo in questo momento particolare. E io adesso vi dico perché sono fortunato, perché quando io mi sono laureato in diritto dell'ambiente nel 93, facevo giurisprudenza e ho scelto una tesi in diritto dell'ambiente, mi guardavano tutti come un mezzo pazzo, perché nessuno pensava che quella fosse una materia interessante, ma io sentivo una cosa, io sentivo che siccome avevo una passione fortissima per l'ambiente, per i boschi, mi stavo bene quando stavo vicino alla natura, volevo unire questa passione con gli studi di giurisprudenza e quindi ho tentato l'unica cosa che metteva insieme queste due possibilità, il Raimondo che va nei boschi con il Raimondo che si laurea in giurisprudenza alla LUISS di Roma, lanciato verso un futuro probabilmente e sperabilmente di successo, laureandomi in diritto dell'ambiente. Ecco, sono stato fortunato perché non sapevo che era cominciata quella rivoluzione. Mi trovavo ancora in quello che poi si è chiamato, adesso si chiama, un modello di economia estrattiva, emissiva, lineare, che è questo che vedete. C'era ancora l'economia prevalente, che ahimè è ancora prevalente nel mondo, perché la rivoluzione è appena cominciata, in cui noi prendiamo le risorse naturali, costruiamo, facciamo i prodotti, li usiamo, ce ne disfacciamo non sapendo neanche dove vanno e non ce ne curiamo, e quindi inquiniamo. Modello estrattivo, emissivo, lineare, la brown economy. Io stavo proprio in quel mezzo, ma stavo guardando avanti e non sapevo che stava nascendo la green economy, un'economia in cui il riciclo, le fonti rinnovabili, l'agricoltura biologica, le città rigenerate stavano mettendosi in moto e quindi era un momento epocale di passaggio alla green economy e quindi sono stato fortunato perché poi ho trovato lavoro e anzi ho unito questi due aspetti e sono riuscito a portarli avanti, diciamo, con discreto successo, ma soprattutto con soddisfazione interiore, che è la cosa più importante. Ma la cosa che voglio dirvi oggi è che questa rivoluzione importante è in una terza fase, una fase che ancora non conosciamo, ma che sentirete nominare moltissimo nei prossimi anni. Si sta passando dalla green economy, quindi l'economia dello sviluppo sostenibile, che stiamo tentando di attuare con difficoltà, ma stiamo in questo passaggio, all'economia rigenerativa. Ricordatevelo, rigenerativa, lo sentirete spesso questo termine. Perché è così importante l'economia rigenerativa? Qual è un esempio che possiamo fare di economia rigenerativa? Ecco, pensiamo un attimo a questo signore che si chiama Kenneth Boulding, che nel 1966, cioè prima di tutto questo e prima che io nascessi, tirò fuori, come spesso accade, tirò fuori una teoria che allora non fu pienamente compresa, cioè quella per cui la nostra Terra, il nostro pianeta, è come un'astronave. Dobbiamo considerarlo come un'astronave che si muove nello spazio da sola e che quindi ha delle risorse necessarie che gli sono state date in partenza per poter sopravvivere e muoversi, ma ha tutto un meccanismo interno per utilizzare, riciclare, riutilizzare e rigenerare queste risorse, altrimenti finisce di muoversi, esplode o implode e comunque finisce il suo viaggio. Ecco, la Terra è come quell'astronave. Per l'economia rigenerativa, e guardate questo tentativo di spiegazione, l'economia rigenerativa è quell'economia che invece di pensare a non danneggiare il pianeta, come la green economy, tenta di andare oltre. Non solo non lo danneggiamo, e già questo sarebbe tantissimo, ma addirittura rigeneriamo alcuni fattori ambientali che sono stati danneggiati dalla brown economy di prima, di quando Raimondo non sapeva neanche perché sentiva questa ambizione. Questi aspetti che andiamo a rigenerare sono i fiumi, i mari, i suoli, la qualità della terra. Si sono contaminati, possono essere rigenerati, perché questi stock di capitale naturale che noi utilizziamo per produrre, che ci servono, sono dati gratis. Se siamo credenti ce li dà Dio, se siamo atei ci vengono dati comunque dal pianeta, dalla natura, ma comunque ci vengono dati gratis. Noi li utilizziamo, ma li stiamo contaminando e quindi stiamo consumando tutta quell'energia e tutto quel capitale che rende possibile a questa astronave di continuare a viaggiare.
L'economia rigenerativa tenta di ricostituirli, rigenerarli, quindi purificarli, facendo delle azioni economiche. Pensate all'agricoltura biologica, pensate a quelle forme di agricoltura che invece di assorbire la qualità del terreno e poi distruggerlo, perché dopo 20 anni ad esempio un'agricoltura intensiva distrugge un terreno e bisogna cambiare posto, invece la rigenera continuamente attraverso la biodiversità che viene nutrita. Pensate a un'attività di bonifica dei siti, di bonifica dei mari, di bonifica dei fiumi. Sono attività che producono PIL, posti di lavoro, occupazione e scommettono sul fatto che il nostro futuro verrà garantito. È questa la rivoluzione silenziosa. Tantissime imprese si stanno muovendo in questo senso, ce ne sono tante e lo sforzo che dobbiamo fare è veramente tanto. Guardate la curva delle emissioni di gas serra, quanto sta salendo, sta ancora salendo, e guardate quanto deve scendere nei prossimi 10-15 anni. Un cambio completo, un'inversione di rotta, ma ce la possiamo fare perché c'è questa rivoluzione in corso che dobbiamo interpretare e far diventare realtà. Allora, il mio messaggio di oggi, ed è quello che viene dalla mia esperienza e quello che io sto provando a fare, ma la cosa bella è che siamo in tanti e tante imprese, è che nella nostra vita, non solo familiare e personale, ma nel nostro lavoro, qualsiasi lavoro facciamo, proviamo a inserire i principi delle green economy e soprattutto dell'economia rigenerativa. In qualsiasi lavoro facciamo, e l'ho visto facendo l'avvocato, volendo fare l'avvocato, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa per il nostro pianeta. Pensiamoci e mettiamola in pratica. E vorrei chiudere raccontandovi questa brevissima storia che mi ha raccontato l'ambasciatore della Cina, e io spero che la Cina poi la realizzi veramente questa storia. Mi diceva se io conoscevo la storia delle montagne. Io ho detto no, ne conosco tante, ma questa delle montagne in particolare no. E lui mi disse: prima, per costruire la montagna d'oro, noi distruggevamo la montagna verde. Poi abbiamo capito, dopo aver fatto tanti danni, che mentre costruivamo la montagna d'oro, dovevamo conservare e preservare la montagna verde. Era importante mantenerla così com'era. Oggi siamo in una terza fase. Oggi abbiamo capito che la montagna verde è la montagna d'oro. In bocca al lupo a tutti noi.